Ciao, anche in questa lezione che è dedicata all'aggiunta e alla gestione degli ospiti nel nostro account Office 365 vediamo innanzitutto le diapositive e cominciamo da quelle in inglese. Quindi ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiunta di ospiti. Da qui puoi accedere al Microsoft Support nella tua lingua a seconda delle diapositive su cui ti trovi. Quindi un ospite che cos'è? Un ospite, diciamo per ora, poi lo vedremo approfonditamente nella lezione interattiva, è un utilizzatore, un utilizzatore del nostro account Office 365, della nostra organizzazione, che però ha meno poteri, almeno di default, salvo che poi l'amministratore non gliene voglia attribuire di ulteriori, con poteri inferiori rispetto al membro. Quindi per inserire un ospite innanzitutto bisogna inserire delle informazioni di base, quindi nel nostro pannello comandi Office 365 aggiunta ospiti, aggiungi un ospite e da questo pannello in Microsoft Azure che ci si apre potremmo creare sia gli ospiti che anche i membri, quindi da qui potremmo creare un utilizzatore vero e proprio, un membro, da qua possiamo creare un ospite, quindi a seconda della casella che andiamo a selezionare qui, della spunta che andiamo a selezionare qui. Quindi mettiamo questi primi dati anagrafici sul nostro ospite che vogliamo invitare. Poi andiamo ad assegnare il gruppo, ovviamente sempre cliccando su avanti, andiamo alle diapositive successive, poi nella lezione interattiva al passaggio successivo del procedimento. Qui andiamo ad assegnare il gruppo o i gruppi di cui vogliamo che questo ospite faccia parte. Dopodiché andiamo ad assegnare i ruoli, questo ovviamente lo fa l'amministratore, cosa molto importante perché una volta poi che gli abbiamo dato per esempio il ruolo di application developer, lui potrà sviluppare applicazioni dentro il nostro account Office 365. Potremmo attribuire il ruolo di SharePoint Administrator e ovviamente tanti altri ruoli che puoi trovare anche scorrendo questa lista. Quindi abbiamo qui uno schema che poi vedremo approfonditamente nella lezione dove si fa vedere come un ospite, come a un ospite per esempio non possono essere attribuiti dei poteri dallo SharePoint Administrator, perché anche se lui è SharePoint Administrator non può conferire il potere a un ospite di modificare i file, quindi bisogna che passi dall'amministratore perché a quell'ospite attribuisca il potere di SharePoint Administrator. E dopo l'assegnazione dei ruoli vediamo l'assegnazione, il tipo di collaborazione dell'ospite. Qui si tratterà di un consulente esterno informatico dell'organizzazione, quindi qui già ci fa vedere che abbiamo selezionato un gruppo, che gli abbiamo fornito questo potere. Ancora dobbiamo selezionare il manager, cioè la persona di riferimento in azienda. Lo vediamo nella diapositiva successiva dove andiamo a selezionare un manager, cioè un punto di riferimento in azienda per questo ospite. Quindi scegliamo la persona o le persone e clicchiamo su seleziona. Poi andiamo a spedire l'invito all'ospite, come puoi vedere ora qui si è aggiunto anche Mike Smith, che è il manager, il punto di riferimento interno di quest'ospite nell'organizzazione, e poi andiamo a spedire l'invito. Quindi spedendo l'invito poi l'ospite farà il suo primo login all'organizzazione e a questo punto potremmo andare a gestire l'ospite. Lo troveremo sia qui nella lista degli ospiti sia nella lista degli utenti insieme ai membri, e cliccando sul suo nome potremo andare qua nella sua scheda a modificare tutto quello che vogliamo. Vediamo rapidamente le diapositive anche nelle altre lingue, quindi l'ambiente di amministrazione, impostazioni Office 365 per quanto riguarda l'italiano, aggiunta di ospiti. Qui raggiungi il Microsoft Support in italiano, le informazioni di base, quindi si può creare sia un ospite che un utente membro da questo ambiente di Microsoft Azure che si apre cliccando su aggiungi ospite. Poi andiamo all'assegnazione del gruppo, quindi qui ci compare tutta la lista dei gruppi che sono dei gruppi Office 365 che sono costituiti all'interno dell'organizzazione, ne potremo scegliere uno o più di uno. Poi andiamo ad assegnare i ruoli a questa persona, qui fare molta attenzione perché poi il ruolo comporta
tutta una serie di poteri all'interno dell'account Office 365, le informazioni sul tipo di collaborazione, consulente informatico esterno. Qui vediamo è stato attribuito un gruppo, gli è stata attribuita questa funzione. Andiamo a selezionare il manager nella diapositiva successiva, lo selezioniamo, Cristina Bianchi, andiamo a selezionare il nome di Cristina Bianchi e nella diapositiva successiva, quando andiamo a vedere se è tutto a posto per mandare l'invito, vediamo che è comparso anche il nome di Cristina Bianchi. Andiamo a cliccare su invita, ovviamente gli arriverà l'invito, lui farà il primo login e troveremo questo nuovo ospite sia nella lista degli ospiti che nella lista degli utenti attivi. Andiamo a vedere il francese, quindi l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, l'aggiunta di ospiti. Andiamo al Microsoft Support, in questo caso in francese direttamente, poi da ogni diapositiva su dei singoli argomenti, le informazioni di base, creo un utente o creo un ospite, inserisco queste prime informazioni con la mail della persona a cui voglio inviare l'invito e che voglio che entri a far parte dell'organizzazione. E l'attribuzione di questa persona a uno o più gruppi Office 365 all'interno dell'organizzazione. Qui è bene fare molta attenzione, perché per esempio se io l'attribuisco a questo gruppo della commercializzazione dei vini toscani in America, a questo gruppo potrebbe essere legato un team, quindi lui potrà andare a fare dopo tutte le cose in Teams, potrebbe essere legato un sito SharePoint, quindi potrebbe fare determinate cose dentro il sito SharePoint, potrebbe essere collegato anche a un piano di planner e quindi potrebbe andare a poter fare delle determinate cose dentro il piano di planner. Quindi molta attenzione a chi si danno i poteri, quindi verificare che cosa è legato a questo gruppo Marketing Tuscan Wine in America. E quindi qui abbiamo visto le appartenenze, quindi andiamo ai ruoli. Qui attribuiamo il ruolo all'ospite, application developer, in questo caso ne possiamo attribuire anche altri. Andiamo avanti, dopo aver selezionato il ruolo, andiamo al tipo di collaborazione, vediamo è un consulente informatico esterno, si occupa di questo per conto di questa società, e qui vediamo che gli è stato assegnato un gruppo, vediamo la funzione che gli è stata assegnata, quindi i poteri, e poi qua giù vediamo che ancora non abbiamo selezionato il manager, lo faremo nella diapositiva successiva. Quindi qui selezioniamo la persona Marie Bernard, che sarà il consulente, il referente organizzativo interno per questo ospite. Andiamo a selezionare il nome di Marie Bernard a cui fare riferimento questo ospite, o più nomi, e poi andiamo a inviare l'invito. Ora vediamo che il nome di Marie Bernard compare qua giù in basso e andiamo a inviare l'invito. Con l'invito l'ospite farà il primo login all'organizzazione e poi ce lo ritroveremo nella lista non solo degli ospiti ma anche degli utilizzatori, quindi dove sono compresi sia i membri che gli ospiti. Andiamo a vederlo in tedesco, quindi amministrazione, impostazioni, aggiunta di ospiti, quindi le informazioni di base, posso creare un utente o posso creare un semplice ospite, vado a inserire queste informazioni di base per l'invio della mail da cui lui poi farà il primo login all'organizzazione. Poi qui abbiamo l'appartenenza, andiamo a scegliere il gruppo o i gruppi Office 365 di cui vogliamo che questo ospite faccia parte. Poi andiamo ad assegnare i ruoli, gli abbiamo assegnato in questo caso il ruolo di Application Developer, lo selezioniamo, andiamo ancora avanti e qui andiamo a vedere la collaborazione che ci sarà con questo tipo di ospite, quindi consulente informatico esterno. Qui vediamo che lo abbiamo messo in un gruppo e vediamo anche i poteri che gli abbiamo attribuito. Ancora non abbiamo selezionato il manager, andiamo a selezionare il manager per questo ospite, quindi la persona interna di riferimento, Franz Müller, che è un membro della nostra organizzazione. Andiamo a selezionare Franz Müller o anche più di una persona, dopodiché andiamo a spedire l'invito. Ecco che il nome di Franz Müller compare adesso qua giù in basso, vediamo l'invito, lo riceve e una volta ricevuto l'invito farà il primo login all'organizzazione. Ora, come si può vedere, Klaus Weber compare nella lista degli ospiti, ma vedremo che compare anche nella lista dei membri, dove ci sono, degli utilizzatori, dove ci sono sia i membri che gli ospiti. Andiamo allo spagnolo, quindi l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, aggiungere ospiti, da qui si raggiunge il Microsoft Support
in questo caso in spagnolo, su questo argomento, le informazioni di base, inserire un utente o un ospite con queste prime informazioni. Poi abbiamo l'assegnazione del gruppo a quest'ospite, assegniamo un gruppo di cui entrerà a fare parte, in cui entrerà a far parte, fare molta attenzione perché i gruppi potrebbero essere legati team di Teams, siti SharePoint, quindi potrà operare anche là dentro. Poi andiamo a vedere i ruoli, quindi gli attribuiamo il ruolo di Application Developer, ma potremmo attribuire il ruolo di SharePoint Administrator o anche altri ruoli che si trovano scorrendo questa tendina. Il tipo di collaborazione con questa persona esterna, consulente informatico esterno per sviluppo software da parte di questa impresa esterna alla nostra organizzazione. Qui vediamo che gli è stato attribuito, che è stato inserito in un gruppo, il ruolo e quindi i poteri che gli sono stati attribuiti. Ancora non abbiamo selezionato il manager, andiamo a farlo, selezioniamo Esteban Ruiz, selezioniamo il nome di Esteban Ruiz, che sarà la persona di riferimento interna all'azienda di quest'ospite, e successivamente ecco che il nome di Esteban Ruiz ora compare come manager di questo ospite, e quindi andiamo a spedire l'invito, riceverà l'invito, fare il primo login all'organizzazione. Ora se andiamo nel pannello comandi principale di Office 365 lo troviamo Estela Garcia sia tra gli ospiti, ma la troveremo, come vedremo poi nella lezione interattiva, anche nella lista degli utilizzatori insieme ai membri. Andiamo a vedere infine il portoghese, ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiungere ospiti. Da qui si raggiunge il Microsoft Support in portoghese. In questo caso torniamo alle diapositive, le informazioni di base, metto queste informazioni di base sull'ospite. Questo è l'indirizzo di posta elettronica a cui Nuno Rodriguez riceverà l'invito per diventare ospite dell'organizzazione. Andiamo a attribuire Nuno Rodriguez a un gruppo o a più gruppi dell'organizzazione, facendo attenzione a cosa è collegato al gruppo a cui lo andiamo ad inserire, perché poi potrà fare anche cose in SharePoint. Se a questo gruppo Office 365 corrisponde un sito SharePoint o un team di Teams, andiamo ad attribuire le funzioni, i ruoli a questo ospite. Per il momento diciamo che vogliamo che sia un application developer, perché sarà un consulente informatico esterno all'organizzazione. E quindi dopo i ruoli vediamo il tipo di collaborazione, appunto consulente informatico esterno, sviluppo software da parte di questa impresa di informatica di Lisbona. Qui vediamo che lo abbiamo attribuito a un gruppo e che gli abbiamo conferito i poteri di application developer, quindi con tutto quello che ne consegue. Ancora non abbiamo selezionato il manager, cioè la persona di contatto, di riferimento all'interno della nostra organizzazione. Andiamo a farlo, selezioniamo la persona di riferimento, Benedita Gomes, che sarà la persona di riferimento all'interno della nostra organizzazione per questo ospite. Selezioniamo il nome e clicchiamo per selezionare questo nome o più nomi e andiamo a inviare l'invito. Ora vediamo che il nome di Benedita Gomes compare qua giù in fondo. Inviamo l'invito, dopodiché l'ospite riceve l'invito e con l'invito avrà le credenziali per fare, con una password provvisoria, per fare il primo accesso all'organizzazione. E da qui vediamo che, tornando nel pannello comandi principale di Office 365, vediamo che lo troviamo nella lista degli ospiti e, come detto, come vedremo nella lezione interattiva, anche nella lista di tutti gli utilizzatori insieme ai membri. Quindi questo è il quadro delle diapositive che hai a disposizione, che ti consiglio di tenere sotto mano quando seguirai anche la lezione interattiva, ovviamente nella tua lingua. Quindi per vedere come effettivamente facendo tutti i passaggi si aggiunge un ospite all'organizzazione, ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!